Ciao a tutti! Oggi volevo farvi vedere questa e-bike Duoz C29. Duoz è un marchio che non avevo mai preso in considerazione, ma ha un sacco di, chiamiamoli, veicoli elettrici, ma ne ha veramente, ma veramente tanti. E trovatemi voi una bici elettrica da 750 watt a poco più di 800 euro. E poi a fine video vi lascio anche un piccolo coupon mio personale dove potete acquistarla scontata. Poi dopo vi dico tutto alla fine, ma andiamo con ordine perché guardate, c'è cavalletto, è una roba spaziale, però c'è sempre qualche difettuccio. Ma andiamo con ordine, come ho detto prima, e partiamo con l'unboxing. Ordinandolo direttamente sul sito ufficiale Duoz vi arriverà in una settimana circa tramite Bartolini, grazie ai magazzini situati in Europa. Vi consiglio di farvi aiutare da qualcuno perché non è leggera la bicicletta in sé, perché poi il pacco è 32 kg circa, quindi vi consiglio di farvi aiutare. Ringrazio Bartolini che è stato il top, che me l'ha portato addirittura fino in garage. In dotazione c'è tutto, dalle brugole alle chiavi inglesi, con una piccola pompetta manuale per gonfiare le gomme e il portatelefono. Ovviamente c'è la batteria con il proprio caricatore e di due parafanghi che sinceramente non li ho montati. O meglio, ho provato a metterli su, non mi piacevano, poi dopo ho riguardato anche delle altre foto, insomma i parafanghi non li ho messi anche perché mi piace un po' questo stile un po' racing, quindi i parafanghi non mi piacciono. Poi dopo ognuno ha i suoi gusti, diciamo che proprio non gli manca nulla perché si può anche acquistare il portapacchi posteriore, però visto che mi piace la bici racing come vi ho detto, preferisco la bici così a ruote scoperte. Il montaggio, ecco, diciamo dopo la prima sudata dell'unboxing della bicicletta, ora bisogna montare la ruota anteriore, poi ovviamente i parafanghi se li volete, la luce anteriore, manubrio, pedali ed infine collegare il cavo dell'acceleratore. Se vedete sempre qui a fianco c'è un ulteriore collegamento perché si può andare ad attaccare il portatelefono. Portatelefono che ha una porta USB sotto per poterlo ricaricare in mobilità. Diciamo che avere il portatelefono qui sul manubrio non è una cosa che mi fa impazzire e quindi non l'ho montato. Vedete voi se vi può servire, però avere sempre il telefono carico è un qualcosa di eccezionale e la ricarica avviene solamente ad 1 ampere. Dicevo che con un po' di pazienza riuscirete a montare il tutto. Io quando ci ho impiegato più o meno un'oretta, perché monta la ruota anteriore, monta questo, monta quell'altro, controlla se è tutto a posto, avvitato per bene il manubrio, insomma ci ho perso un pochino perché avevo vari dubbi e insomma se avete un po' di manualità in mezz'ora, dai, più o meno in mezz'ora riuscirete a fare tutto. Comunque questa bicicletta è abbastanza pesantuccia, 28 kg in totale, quindi 28 kg compreso la batteria, e nell'uso sinceramente non si sente particolarmente, soprattutto se si viaggia in elettrico. Il telaio è in alluminio e la forcella è ammortizzata, potete anche andarla a regolare manualmente e io sinceramente le sospensioni le ho sempre settate molto morbide, anche perché faccio un utilizzo soprattutto stradale, quindi tracciati abbastanza sconnessi perché l'asfalto almeno qui a Ferrara non è un granché e quindi settata così è perfetta. I pneumatici sono da 29 pollici, direi ottimi, io sono alto più o meno 1,72, 1,70 circa e direi che l'altezza è perfetta. Poi abbiamo una sella un po' meno racing della bicicletta, non tanto carina, dai, diciamo così esteticamente, però è comodissima, vi assicuro che è veramente comoda. Doppio freno a disco, diciamo efficienti per un utilizzo normale, se fate più o meno i 20-25 km/h, ok, ma se andate a manetta, quindi se andate fortissimo già dai 40 km/h in poi, dovete dare delle belle pinzate per fermarvi. Comunque doppio freno a disco non male. Cambio Shimano a 21 rapporti, quindi abbastanza rapido, e leve del cambio qui a portata di dito. E poi cosa abbiamo sul manubrio? Accensione del fanale anteriore, non c'è niente posteriormente, c'è solamente i catarifrangenti dei pedali, diciamo. E poi clacson. Questo suono del clacson mi ricorda tantissimo quello del Ciao. Comunque abbiamo 750 watt di potenza, diciamo nettamente superiore rispetto alle normative italiane, ma si può andare a limitare tramite computer di bordo, cose che io penso di non fare mai, però c'è questa possibilità.
Dipende sempre da voi. Poi adesso stanno cambiando un sacco di normative, c'è un casino con bici elettriche, monopattini. Vediamo andare a fine dell'anno cosa cambierà. Comunque batteria da 15 Ah removibile e può essere serrata nel proprio vano tramite la chiave proprietaria. Ci sono 2 chiavi, quindi anche una di scorta. Si può acquistare una batteria aggiuntiva ad un costo di 300 euro circa. Diciamo che per un uso tradizionale una batteria basta e avanza, perché bastano quelle 5 ore circa per una ricarica completa. E qui una bella segnalazione da farvi. Ho già contattato Duoz per questo problema e vi assicuro che l'assistenza post vendita è ottima. E guardate la batteria, rispetto al telaio la batteria risulta decentrata e forse ve ne siete anche accorti. Diciamo che Duoz mi ha trovato varie soluzioni, quindi mi studierò qual è la soluzione migliore tra un piccolo spessore, andare a limare un pochino le varie sedi delle viti, perché è nettamente visibile che è completamente storto. Infatti se ci guardate bene anche i vari fori si riesce a vedere che non è perfettamente allineato. Questo qui è un difetto di fabbrica solamente del mio esemplare, è stato proprio sfortunato, però assistenza post vendita vi assicuro che è il top. Quindi per qualsiasi problema, se andate ad acquistare un prodotto Duoz, li contattate e loro vi rispondono immediatamente con una soluzione. Qui a fianco, tramite il computer di bordo, riusciamo a vedere la velocità in tempo reale, i chilometri effettuati, la batteria residua, quanta assistenza dà la pedalata e questa assistenza può essere settata su 5 livelli differenti e le funzioni presenti sono 3. La Ride Mode si utilizza come una classica bicicletta, quindi non c'è nessun aiuto elettrico. Assist Mode, la classica funzione di una bici elettrica, infatti le funzioni delle bici elettriche dovrebbero essere solo queste 2. Assist Mode che vi dà aiuto durante una pedalata. Diciamo che in base a che velocità andrete a settare lei vi aiuterà, non c'è neanche bisogno di andare a pedalare come dei matti, dipende sempre come andate ad impostare voi. Altrimenti, se andate a impostare alla velocità massima, basterà solamente accompagnare la bici e inizierà ad andare. Poi abbiamo la Pure Electric Mode, diciamo non proprio legalissima come funzione, e basterà premere il manettino proprio posto qui a fianco la manopola destra, diciamo utilizzato come un vero e proprio motorino. Diciamo che la modelletta assistita è la mia preferita, perché basta quell'aiutino nella pedalata, minimo sforzo, massima resa. Con questo piccolo computerino si può fare qualsiasi cosa, si può anche modificare qualcosina nelle opzioni avanzate, però mi raccomando, occhio a quello che fate. Basterà premere in contemporanea per 5 secondi circa, più e meno, presente qui sulla sinistra, ed entrerà in questa modalità avanzata. Ogni opzione è ben spiegata nel manuale utente, però guardate bene, ripeto, a quello che fate. Si può settare la velocità massima, la partenza da fermo, quanto potenza dare ad ogni pedalata, la luminosità dello schermo. Diciamo che queste sono le funzioni più interessanti. Poi vi insegno anche un altro piccolo trucchetto, perché basta tenere premuto il tasto meno per 5 secondi, anch'esso, durante la pedalata, e automaticamente attiverà il cruise control. Diciamo sì, comodo in certe situazioni, però l'avrò usato una volta o due solo per provare, solo per fare il figo. Andare senza mani e senza pedalare è il top. Questa bici direi che, anche se oltre le regole, rimarrete non stupiti di più. Dopo il primo utilizzo, che ho cercato di capire un po' i vari funzionamenti, le varie velocità e quant'altro, a raggiungere i 45 km/h è nulla. Sembra di avere il classico il classico motorino come velocità, perché raggiungere i 45 km/h è un attimo, bastano veramente pochi secondi. Viene assicurata una velocità massima di 50 km/h e sinceramente io sono sempre arrivato ai 45 km/h in pacca. E sono abbastanza leggero, 60 kg e 45 li raggiungo sempre, oltre mai andato. Come vi ho già detto, la modalità assistita è la mia preferita, basta una leggera pedalata senza un gran sforzo, si possono fare dei gran chilometri, perché in modalità assistita, diciamo, non sempre alla velocità massima, ma può raggiungere i 100 km. Diciamo che si scarica veramente in poco se la utilizzate con velocità assistita sulla modalità 1, quindi vi aiuta fino ai 15 km/h, poi dopo, se volete andare di più, pedalate voi. Quindi durata pressoché
ottima. Invece se la utilizzate solamente in elettrico con il manettino, la velocità garantita è di 50 km. Non l'ho provato solamente in elettrico, ho sempre utilizzato un po' in assistito, un po' in elettrico, un po' assistito, un po' in elettrico, e più o meno ho effettuato quegli 80 km con 2 cariche complete della batteria, quindi potete stare tranquilli. Se siete un po' come me, sempre in modalità assistita, 80 km si fanno alla grande ed è difficile scaricarla. La guidabilità è ottima, assorbe tranquillamente terreni sconnessi, buche, ed è, diciamo che è una vera mountain bike elettrica. Sicuramente le salite ripide in montagna non sono assolutamente un problema. Poi diciamo che la velocità ideale, almeno per me, sono i 35 km orari. Settando la quarta velocità, settima marcia, quindi marce tutte altissime, andrete a pedalare abbastanza, quindi già ai 35 km orari, tutte le marce alte, si fa fatica andare in pedalata assistita, oltre dovete solamente andare di manettino. Dimenticavo poi il fanale, qui rimaneva il cavo a spenzoloni e quindi l'ho fascettato insieme agli altri, come potete vedere. Dai, diciamo poi è solamente per rendere il tutto un po' ordinato. Allora, arriviamo alle conclusioni. Questa qui è una e-bike con la E maiuscola perché è un razzo, va veramente troppo forte e un pochino fuori dalle regole. Però niente, io che mi sento un quindicenne dentro è una figata pazzesca. Peccato solamente per questo difettuccio sul portabatterie, però niente, un difettuccio capitato sul mio esemplare, sono comunque cose che succedono, vi ripeto, post assistenza top. Arrivando al prezzo, vi ho già anticipato all'inizio il costo, 869 euro direttamente su Duoz, sul sito ufficiale. Anche su altri store più o meno il prezzo è quello, ma acquistando sul loro store ho un coupon proprio per voi. Basterà inserire UWIN code, non sapevo sinceramente come chiamarlo, volevo chiamarlo UWIN 70, UWIN 50 perché saltuariamente cambia la quantità dello sconto, quindi ho messo UWIN code così se c'è 50 euro di sconto, 70 euro di sconto decideranno loro. Comunque solitamente ho sempre visto 70 euro di sconto, quindi ora della fine la bici la andrete a pagare 800 euro. Comunque 800 euro per una bici del genere direi che è un prezzo più che abbordabile. Poi vi ricordo che ci sono anche vari bundle, come vi ho già anticipato, con 300 euro in più c'è una seconda batteria che potete acquistare direttamente in caso che prendete la bicicletta, oppure la potete proprio acquistare a parte se tra un mese o due deciderete di aggiungere un'ulteriore batteria. Trovate comunque qua sotto tutti i vari link. Poi c'è anche la versione con il portapacchi, ci sono varie versioni e poi vi consiglio di andare a controllare sul loro store perché c'è di tutto. Tra anche una nuova bicicletta elettrica, dei monopattini che sono mostruosi, sarei proprio curioso di provarli. Insomma dai, vi terrò aggiornati, mi raccomando seguitemi sui miei canali social, soprattutto su Instagram, sicuramente vi farò un po' vedere le varie evoluzioni di questa bici, come andrò a sistemare anche il portabatterie. Secondo me con uno spessore fatto bene andrò ad allineare la batteria rispetto al telaio. Insomma dai, penso di avervi detto più o meno tutto. Super bicicletta per 800 euro, mi sento proprio soddisfatto e elettrificato. Per qualsiasi altra informazione contattatemi pure qui sotto nei commenti e alla prossima su UWIN Vlog. Che figata è!